questo mini tutorial vedremo come realizzare un fantasmino stile retro in Blender. L'ispirazione naturalmente viene dai celebri fantasmini di Pac-Man, versione spaventata. Si tratta per me anche di un esperimento per vedere se riesco a realizzare e mettere a disposizione un tutorial finito senza troppo lavoro di editing, per sveltire un po' i tempi. Vediamo come va. Partiamo da zero con la scena di default, selezioniamo tutto e cancelliamo. Aggiungiamo una UV Sphere e quindi passiamo in vista frontale, View, Viewpoint, Front. Andiamo quindi in Edit Mode e quindi in vista fil di ferro, Z Wireframe. Deselezioniamo tutto, Alt A oppure 2 volte veloci A e quindi selezioniamo B più clic del mouse, la metà sotto della sfera. Cancelliamo i vertici, X Vertices e quindi selezioniamo la fila di vertici sotto che estrudiamo con E solo lungo l'asse Z, quindi Z. Tiriamola giù e avremo creato il corpo del fantasmino. A questo punto andiamo in Select, scegliamo Checker Deselect in modo da deselezionare in modo alterno i vertici della linea sotto. Poi negli strumenti laterali cerchiamo Move e alziamo questi vertici appena. Torniamo pure in vista solida, Z Solid, e premiamo CTRL R per fare una serie di tagli orizzontali. Per aumentare il numero di tagli basta ruotare la rotellina del mouse. Facciamone abbastanza da avere delle facce di dimensioni simili a quelle della metà superiore della cupola originale, tipo così. Poi clicchiamo il pulsante destro per non fare ulteriori spostamenti. A questo punto selezioniamo la modalità selezione facce, qua, deselezioniamo tutto e scegliamo dove ritagliare gli occhi e la bocca del fantasmino. Ad esempio, possiamo scegliere questo, tengo premuto Shift per fare delle selezioni multiple, tipo così. Qui ci si può sbizzarrire, non c'è una soluzione giusta o una sbagliata. Fatto questo, cancelliamo le facce, X, questa volta scelgo facce, e ho sostanzialmente completato il fantasmino. Per dargli un po' di spessore, torniamo in Object Mode o dal menu in alto, oppure premendo il tasto Tab sulla tastiera. A questo punto aggiungiamo un po' di spessore al fantasmino cliccando sulla chiave inglese e quindi aggiungendo il modificatore Solidify. Andiamo a occhio per dargli uno spessore adeguato in thickness, tipo una cosa così. Fantasmino è pronto e può essere già stampato in 3D. La cosa bella è che, nonostante la sua semplicità, il fantasmino permette un sacco di varianti. E non è neppure detto che dobbiamo limitarci a stamparlo piccolo. Per aggiungere un po' di atmosfera, però, possiamo dargli occhi e interno luminoso. Per farlo, aggiungiamo un'altra sfera, Add Mesh UV Sphere, la ruoto lungo X di 90 gradi e quindi, sempre in vista frontale, la rimpicciolisco S,
in modo che sia di una dimensione accettabile e la metto dietro il primo occhio. Per creare il duplicato del secondo occhio aggiungo un altro modificatore, mirror, specchio, impostando come elemento di centratura il fantasmino stesso. Quindi clicco sul contagocce e clicco dopo sul fantasma, così avremo due occhi simmetrici. A questo punto passo in modalità render per vedere come appare adesso il fantasmino. La scena è molto grigia e troppo uniforme perché mancano luci e materiali. Gli diamo adesso. Vado nell'icona del materiale, qua, e comincio a dare il materiale agli occhi. Vogliamo un materiale speciale, luminoso, che rende il fantasma più misterioso. Clicchiamo su New e al posto del materiale predefinito che ci propone Blender qui, clicchiamo e scegliamo Emission. Gli occhi diventeranno immediatamente più visibili, brillanti, ma non basta. Andiamo nel tab a forma di piccola televisione, qua, e quindi attiviamo Bloom. Il bloom è una specie di alone che viene aggiunto alle luci. Ora non si nota molto, ma se torniamo nel tab dei materiali e alziamo la forza di emissione, pian piano diventerà visibile. In questo modo. Cambiamo anche il colore scegliendo una tinta che va sull'arancione. Una cosa così. Selezioniamo quindi il corpo del fantasma e diamo anche lui un nuovo materiale, New. Questa volta cambiamo solo il colore scegliendo una tinta blu azzurra. In questo modo. Aggiungiamo inoltre una luce all'interno del fantasma per illuminare anche la zona della bocca. Add, Light e scegliamo Point, la luce di tipo punto, la più semplice. Scegliamo di nuovo Move per abbassarla in modo che sia al centro della bocca. Diamo anche a lei un colore di tipo arancione. E magari alziamo appena la luminosità. Adesso mettiamo una luce esterna per valorizzare il volume del fantasma. Add, di nuovo Light e di nuovo Point. Questa volta però la luce la vogliamo davanti. Ruotiamo la vista. Prendiamo la freccina verde per spostare la luce davanti al fantasma. In questo modo. Poi torniamo in vista frontale o andando nel menu View e quindi scegliendo Viewpoint Front oppure premendo il tasto 1 sul tastierino numerico, la scorciatoia da tastiera, così. Abbassiamo appena la luce in modo che stia all'altezza degli occhi e diminuiamone un po' la luminosità, questa volta è un po' eccessiva, la di mezzo. Per vedere meglio l'effetto del fantasma che sbuca dalle tenebre, rendiamo il fondale completamente nero. Clicchiamo sull'icona del mondo, questa, a forma di piccolo mappamondo, e nel colore azzeriamo completamente la luminosità. È tempo di aggiungere una telecamera alla scena per studiare l'inquadratura. Andiamo in Add, Camera, e quindi come prima inquadratura andiamo in View, Align View e selezioniamo Allinea la telecamera alla vista attuale. Questo è quello che vede al momento la telecamera. Dobbiamo centrare meglio il tutto. Per spostare la telecamera in orizzontale, G e quindi X, così il fantasma
centrato. Quindi andiamo nella finestrella laterale a cui si accede cliccando sul piccolo triangolino di lato oppure premendo il tasto N sulla tastiera, e quindi in View attiviamo Camera to View. In questo modo, muovendo la rotella del mouse, non ci limiteremo a zoomare, ma sposteremo proprio la telecamera nella scena. Ecco, questa inquadratura dovrebbe essere più adatta. Così. Deselezioniamo Camera to View, altrimenti continueremo a spostare la telecamera per tutto il resto del progetto. E chiudiamo pure il pannello laterale. A questo punto possiamo aggiungere altre due luci laterali in modo che il fantasma stacchi appena dal nero assoluto. Useremo due luci di tipo diverso, Add, Light, ma questa volta sceglieremo Area. Pensiamoli come a dei pannelli luminosi, dei pannelli riflettenti da studio fotografico, su cui la luce rimbalza per valorizzare il soggetto. Quindi Area, lo spostiamo sulla destra dell'inquadratura, e quindi lo ruotiamo verso il fantasma. R 90. Una cosa di questo tipo. Possiamo cambiare la distanza per valorizzarne l'effetto, dopodiché lo duplichiamo, Object, Duplicate, e premiamo X per muoverlo solo lungo X in orizzontale e lo ruotiamo lungo Z di 180 gradi. In questo modo avremo due luci simmetriche rispetto al fantasma. La scena è praticamente pronta. Per raggiungere l'effetto pixel art e quindi la comparsa progressiva del fantasma, ci affidiamo a dei nuovi modificatori. Quindi di nuovo l'icona della chiave inglese, e quindi con il corpo del fantasma selezionato andiamo in Add Modifier e scegliamo questa volta Remesh. Posso chiudere il primo modificatore per concentrarmi meglio sui parametri di Remesh. Scegliamo Blocks, che sblocchetta il nostro fantasmino un po' in stile retro, e quindi giochiamo sul parametro sopra fino a riottenere la figura completa del fantasma. 6 sembra essere un buon parametro. Possiamo anche poi giocare sul parametro della scala per rendere più piccoli o più grandi i blocchetti, ma per ora va bene così. A questo punto selezioniamo gli occhi e diamo lo stesso modificatore anche a loro. Quindi Remesh, Block, e in questo caso possiamo anche tenerli 5, un pochino più a bassa risoluzione. Ora si tratta di fare apparire il fantasmino. Selezioniamolo, aggiungiamo un modificatore Build. Sembrerà sparire, ma in realtà si tratta dell'effetto dell'animazione. Infatti nel frame iniziale 1 l'animazione deve ancora iniziare e finisce al frame 100. Noi la vogliamo un po' più veloce, quindi diciamo al posto di 100 mettiamo 50 e il fantasmino apparirà in questo modo. Troppo regolare, lo vogliamo casuale, quindi clicchiamo Randomize. In questo modo il fantasmino apparirà come se fosse una griglia di pixel. Aggiungiamo lo stesso effetto anche agli occhi, quindi clicco sugli occhi, aggiungo un altro modificatore, Build, e attivo Randomize. Poi imposto la fine dell'animazione su 50. Ora torno indietro e vediamo un po' se funziona. Il nostro fantasma appare dal buio in modo abbastanza convincente. Il grosso del lavoro è fatto.
Prima di esportare la scena, però, possiamo vedere come valorizzare ancora l'insieme. Ad esempio, proviamo a tornare nella finestra della TV e passiamo dal motore Eevee, che è quello in tempo reale che abbiamo usato finora, a Cycles. Subito il nostro fantasmino diventerà più convincente. Ricordiamoci però che Cycles richiede più potenza di calcolo e quindi più tempi per il rendering. Se il computer lo supporta, possiamo attivare il render tramite GPU, scheda grafica, che è più veloce. Notiamo in Cycles che la divisione frontale del fantasmino rende il tutto un po' più brutto, quindi selezioniamolo e cliccando e si è inchiodato in diretta con Cycles. Ok, sono tornato dopo il piccolo crash, in realtà si era solo rallentato di colpo. Dicevo, vediamo che c'è il problema della linea centrale che rende meno bello il volto del nostro altrimenti affascinante fantasma. Dopo aver selezionato il corpo, torniamo all'icona della chiave inglese e lavoriamo sul valore scala per rendere i blocchi un po' più grossi. Diminuisco il valore ad esempio a 0,89. In questo modo la parte davanti del fantasma è piatta e probabilmente rende un po' di più. Torniamo in vista telecamera, view, viewpoint camera e siamo pronti a lanciare il render finale. Prima di farlo, come avrete intuito, è meglio salvare per evitare problemi vari. File, Save As, diamogli un nome e clicchiamo. Inoltre dobbiamo impostare un formato di esportazione corretto, quindi vado sull'icona della piccola stampante che indica l'output di Blender e al posto di PNG, che è un formato di immagini, scelgo FFmpeg, che è un formato video. Poi come encoding scelgo normale MP4 lasciando gli altri parametri di default. In alto posso anche scegliere quanti frame al secondo voglio. Posso lasciare 24, posso mettere 30, questo dipende dal tipo di video in cui vorremmo inserire l'animazione. Io ad esempio scelgo 30, che è il tipico frame rate di un video fatto con un cellulare. Questa è la scena con Cycles, più lenta ad aggiornarsi ovviamente. Visto che l'animazione dura 50 fotogrammi, imposto il finale sul 51esimo per non sprecare tempo. Il valore della fine animazione si mette qui in basso in end e a questo punto devo solo scegliere la cartella in cui salvare il lavoro finito in output, clicco sulla cartella, vado ad esempio sul desktop e accetto e quindi in render faccio partire render animation. All'inizio non c'è nulla e poi pian piano viene costruito il fantasma. In realtà i tempi non sono così eccessivi, considerando anche che sto registrando con OBS Studio su un portatile. In ogni caso, fermo e ci vediamo al 51esimo fotogramma per vedere se valsa la pena. Il risultato non è male, però se ci avete fatto caso abbiamo perso l'effetto alone intorno alle luci che avevamo invece in Eevee. Per recuperarlo possiamo fare qualche trucco in post produzione. Andiamo nel tab Compositing in alto e attiviamo Use Nodes. Praticamente qui abbiamo il nostro render e qui abbiamo il risultato finale che otterremo dopo le trasformazioni. Premendo F12
avremo il render visibile su cui lavorare sopra. Una volta fatto il render chiudo, aggiungo un nodo di output viewer per vedere la scena finita e lo collego come immagine. E qui appunto abbiamo l'immagine da manipolare. Notiamo anche un errore, un'imperfezione ai bordi, ovvero una specie di rumore, questa specie di puntini che si notano soprattutto se ingrandiamo l'immagine qua di lato. Anche questo è un tipico difetto di Cycle, ma è facile da sistemarlo. Aggiungiamo innanzitutto un nodo filter denoise per togliere il rumore. Tra un istante, come vedete, il rumore, questi puntini sono spariti. Dopodiché aggiungiamo un secondo filtro, add filter glare, per ottenere la luminosità, l'alone che avevamo prima in Eevee. Ed eccolo qua. Premo V per vedere la scena nel suo insieme. Ci sono diversi tipi di glare. Questo crea questa specie di linee, poi ne possiamo scegliere di altri tipi, sbizzarrirci. C'è la stella semplice, ci mette un attimo sempre ad aggiornarci, e si può poi modificare la soglia e altri valori. Diciamo che come primo esperimento va bene anche la versione predefinita, quindi Strix. Questo qua. Ricordiamoci di collegare l'uscita della nostra catena di nodi al nodo composite, che è quello che di fatto conta, perché è il nodo che esporta davvero il risultato finale del nostro lavoro, e riproviamo a renderizzare per vedere se è meglio di prima. Andiamo in render, render animation e clicchiamo. Ci vorrà sempre un po' di tempo, anzi leggermente più di prima, perché aggiunge questi due effetti in post produzione. Quindi ci vediamo alla fine per un confronto tra la prima e la seconda versione. Ed ecco le due versioni dell'animazione a confronto, quella senza post produzione e quella con l'aggiunta del denoise e del glare. Siamo così arrivati alla fine di questo tutorial. Nonostante i buoni propositi, ci ho messo molto più tempo del previsto. Spero però di aver inserito qualcosa di interessante. Oltre che per la stampa 3D, il fantasmino si presta a molti altri contesti, ad esempio per la realtà virtuale, come avevamo fatto durante il periodo di didattica a distanza del 2020. Ringraziandovi per l'attenzione, prolungata attenzione, auguro happy blending a tutti. Ciao ciao! Allora, davanti a me, come vedete, ho i vostri modellini stampati in 3D. Abbiamo il nostro amico fantasminone e vicino a lui ci sono i suoi colleghi più piccoli, per esempio il fantasmino rosso, il fantasmino grigio dall'aria minacciosa e il fantasmino blu. Se poi vi sembra che questi fantasmini siano un po' piccoli e spaventati di fronte ai due fantasminoni giganti, beh, in effetti potreste anche avere ragione, però possiamo ingrandirli. Basta prenderne uno e decidere a nostro piacere le dimensioni. Ecco qua, adesso anche il fantasmino dall'aria dolce può competere con quelli più minacciosi bianchi.